devo svelare un segreto. In realtà, nonostante si pensi il contrario, io non è che abbia un pollice verde particolarmente verde, anzi in realtà le prime piante che io ho avuto in quanto adulto che viveva da sola sono morte tutte male, ma malissimo proprio, di una morte terrificante. Questo perché in realtà io avevo scelto le piante sbagliate, considerando che non avevo nessuna esperienza con le piante, vivevo in un appartamento molto buio, non c'ero praticamente mai a casa, mi dimenticavo quasi sempre di bagnarle e poverine, la loro sorte era stata praticamente segnata. Poi col tempo mi sono fatta furba e ho detto: ma senti, visto che io non ho moltissimo tempo per... cioè, o meglio, non voglio dedicare esageratamente tempo alla cura delle mie piante, ma voglio avere tantissime piante, forse è il caso che faccia delle scelte più accurate. E quindi oggi ti voglio raccontare quali sono secondo me 5 piante proprio che praticamente sopravvivono da sole, da mettere in casa, che ben si adattano a diverse condizioni di luce, di ambiente, di temperatura, che quindi tu le metti lì, gli dai l'acqua poca, mi raccomando, poca, perché è facilissimo affogare le piante e farle marcire, è la cosa più facile del mondo. Io dico sempre che si uccidono per troppo amore, mentre invece è molto più difficile ucciderle per la troppo poca acqua, anche perché prima che muoiano ti danno tantissimi messaggi che hanno sete. Allora, intanto partiamo subito da lei, la Zamioculcas, che è la pianta immortale. È particolarmente adatta se si vive in uno spazio anche abbastanza buio, perché lei veramente sopravvive ovunque. È un po' grassulina, quindi ha le foglie belle cicciottelle e quindi ha bisogno di poca acqua. Voi la mettete in un vaso, gli date l'acqua. La regola è sempre la stessa per l'acqua, non si annaffia finché tutta la terra non è completamente asciutta e basta. Lei poi fa tutto da sola, un po' di fertilizzante ogni tanto e il gioco è fatto, quindi lei perfetta come primissima pianta, proprio entry level. Arriviamo ora al trucchetto della felicità, seconda pianta che vi consiglio nel caso in cui vogliate rendere più verde la vostra casa. Giù sotto con la zamia abbiamo parlato dell'acqua, di non esagerare con il quantitativo. Qua vi volevo parlare dell'importanza di tenere le foglie pulite. Allora, ecco, anche qui non è una cosa da tenere come una sorta di ossessione, quindi pulire in modo maniacale le foglie, anche perché abbiamo già le nostre cose da fare e da pulire. Però quando vediamo che le foglie ormai sono quasi grigie, che quindi ormai sono completamente ricoperte da uno strato di polvere che l'ha praticamente trasformata da pianta verde a pianta polverosa, ecco, quello è il segnale che è il caso di dargli una spolveratina, perché comunque le piante respirano, vivono e fanno tutto quello che fa una pianta grazie proprio alle foglie. Quindi più sono pulite, meno polvere c'è sopra e più la pianta sarà sana e quindi crescerà anche con più facilità. Anche lei cresce praticamente dappertutto. Con tronchetto della felicità in realtà a volte si trova anche la yucca, che ha le foglie molto più rigide e più appuntite, fa anche un po' male se ci andiamo a sbattere, sono un po' taglienti. Ecco, no, il tronchetto della felicità è proprio questo qui. Per spolverarle basta semplicemente un pannetto in microfibra, io uso i miei guantini apposta che sono fantastici, si passa direttamente sulla foglia e si toglie la polvere. C'è lei, la monstera deliziosa. Ecco, lei la vedete così gigante per variati motivi. Il primo è una pianta che ormai inizia a essere abbastanza vecchietta e quindi
ha avuto modo di crescere tanto. In più gli ho dato tanto spazio, quindi ho il vaso grande, è in uno spazio molto grande, quindi insomma ha avuto tutte le condizioni ideali per poter crescere e diventare bella grandina. Però mi ricordo che quando l'ho acquistata, più o meno un 7-8 anni fa, era una piantina grande così, abbastanza piccola. Ecco, dovete tenere in considerazione che lei cresce molto, quindi anche nella scelta delle piante da mettere, pensate anche allo spazio che voi avete nella vostra casa o comunque nel luogo dove volete mettere le vostre piante. Lei poi ha bisogno anche di un supporto perché in natura cresce arrampicandosi sugli alberi e quindi appoggiandosi su altre piante che sono più stabili di lei e quindi ha bisogno di un supporto. Anche lei si adatta praticamente a tutte le condizioni possibili e immaginabili, infatti io in casa ce l'ho in camera, la tengo in camera che in realtà è una stanza abbastanza buia, ha luce soltanto un pochino al tramonto, poi durante il giorno non ha tantissima luce, però sta benissimo. Per evitare che diventi enorme come la mia, l'importante è avere un vaso non esageratamente grande e basta, poi lei chiaramente si adatta allo spazio che ha ed evita di diventare troppo grande. E arriviamo ora alle ultime due piante. Queste sono decisamente più piccole, quindi ben si adattano a praticamente tutti gli spazi, anche a una scrivania, uno studio, insomma a spazi piccoli che non hanno tanto spazio. Allora partiamo subito da lei, il pothos. Lei vi darà grandissime soddisfazioni perché anche lei cresce molto rapidamente, si adatta più o meno a qualsiasi ambiente, è bella verde, è pencola, quindi potete farla scendere e cadere come volete. E soprattutto lei ha questa bellissima caratteristica che si riescono a fare delle talee molto rapidamente, quindi una volta che avete una pianta in realtà potete riempire tutta la casa di pothos e di piante come lei, perché è sufficiente che voi tagliate uno dei suoi rami tra i nodi, quindi tra i due puntini, diciamo dove crescono le foglie, dove c'è la radice, c'è proprio una lineetta, tagliate e lo mettete in acqua, lasciate in acqua, lei radica e create delle nuove piante. Tra l'altro è una di quelle piante che viene molto bene anche se la lasciate in acqua, quindi non c'è bisogno di trapiantarla per forza in un vaso. Chiaramente se la mettete in vaso sta meglio, cresce molto di più perché non è una pianta acquatica, però se la volete tenere in vaso, nel vaso con l'acqua va benissimo. Io per esempio ho delle talee che tengo in cucina sulla mensola qua dello studio, ce l'ho lì da qualche anno, ci sono tantissime radici, loro stanno bene, non cresce, quindi mi fa questo angolino verde senza ingombrare troppo e mi trovo super bene. L'altra piccoletta è quella che io considero oggettivamente la pianta immortale, cioè è veramente praticamente, non bisogna fare niente, a lei va bene anche non darle l'acqua, non so come faccia, ma sopravvive. Qui ho una versione piccolina, è la Sansevieria, che ne esistono di tante varietà, questa è tutta verde, esiste anche con la foglia gialla e verde, esiste con la foglia tonda come tipo delle specie di corni, tipo unicorno, tubolare, insomma ce ne sono di tantissimi tipi e niente, lei proprio è come una pianta di plastica praticamente. Io spesso mi dimentico anche di bagnarla, la mia che ho in casa, che tra l'altro mi ha fiorito, io credo di aver fatto addirittura un anno senza mai bagnarla, non so come abbia fatto a sopravvivere, ma sta benissimo, quindi anche lei assolutamente super consigliata come pianta entry level, diciamo. E questo è tutto, questi erano i miei consigli delle 5 piante proprio bassa manutenzione, facili da gestire, ben si adattano a tutte le posizioni,
quindi se volete iniziare a mettere un po' di dare un tocco di verde nelle vostre case, queste sono quelle che vi consiglio, perché non vi daranno grandi soddisfazioni e pochissimi grattacapi. Io in realtà in questo video ho dato anche indicazioni extra, tipo pulire le foglie, fare talè, cambiare vaso, però la verità è che per non farle morire queste piante basta semplicemente dargli acqua, e poca, mi raccomando, non smetterò mai di dirlo, poca acqua, va benissimo, loro sopravvivono con poca acqua, quindi con poca acqua intendo dire anche magari l'acqua una volta ogni mese e mezzo. La cosa importante è capire che sono degli esseri viventi, quindi non c'è una regola fissa, non è che tutte le domeniche io do l'acqua alla pianta. No, perché in quanto essere vivente magari ci sono state delle condizioni atmosferiche diverse, ha preso meno luce, poca luce, l'aria è più umida, è meno umida, è estate, è inverno, quindi cambiano le condizioni. La regola fissa è: si dà l'acqua solo ed esclusivamente quando la terra è completamente secca. Se è ancora bagnata, boh, la lasciamo andare. Poi ogni tanto un po' di fertilizzante non vi farebbe bene, però quello è livello pro, inizia a essere il livello intermedio. Noi non andiamo ad abbire tanto, noi per ora vogliamo semplicemente avere un po' di verde in casa senza ucciderlo. Bene, spero che abbiate trovato utile questo video, fatemi sapere se avete delle piante di questo tipo in casa vostra e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!